Ciao, lui è Alberto, produttore di vino e pittore, e vi parlerà di arte e di vino. Cézanne, oggi facciamo un po' una cosa diversa dal solito. Dipingerò un quadro con la tecnica di Cézanne. Riprodurrò un tema molto caro a Cézanne, Mont Saint-Victoire, perché caratterizza l'ultimo periodo di Cézanne. E mi interessa molto questo perché Cézanne si libera di una pittura, come dire, fisica, materica, e approda all'astrazione e getta le basi del cubismo. Quindi io vi spiegherò quali sono i colori, quale usava precedentemente e così. Adesso vedrete. Ecco, come prima cosa abbozzo il Mont Saint-Victoire, che pressappoco era una cosa simile. Qui ci sono dei crinali, un altro crinale, qui delle colline, pressappoco. Poi c'erano come dire, degli avvallamenti, ecco, mettiamo così, presumibilmente con dei ruscelli che scorrevano. Ecco, questo potrebbe essere l'abbozzo. Io adesso definisco un po' di chiaroscuri, tanto per, ecco, qui farò una parte che stacchi, ne farò un'altra qui, in primo piano, una specie di casetta, così, che più che altro è un cubo. L'ultimo Cézanne era molto geometrico. Ecco, una cosa interessante vorrei dire. Se inizialmente Cézanne era molto materico e quindi più impressionista, man mano che procede con l'età, e qui sto parlando dell'ultimo Cézanne all'inizio del Novecento, diventa una pittura più liquida, molto più geometrica. Cioè, se gli impressionisti stendevano sulla tela l'impressione di un paesaggio, lui il paesaggio lo sintetizzava, che è una cosa molto più geometrica, e ha dato il là al cubismo. Cosa interessante, Cézanne iniziava dal fondo, dal cielo, poi veniva avanti per piani prospettici, fino alla casa dell'impiccato, che è stato una sorta di spartiacque tra la prima pittura e l'ultimo Cézanne. Ho notato una cosa: prevalentemente usava per i cieli del blu manganese, e adesso vi faccio vedere il colore, questo, e del blu di Prussia. L'ultimo Cézanne invece utilizzava blu oltremare e blu cobalto. Non so quali siano stati i motivi a indurre Cézanne a cambiare la sua tavolozza, comunque ve lo dico a titolo di informazione. Altri colori utilizzati da Cézanne, presenti nella tavolozza, ed è curioso, erano abbastanza ben definiti. Cominciamo con i verdi. Un verde profondo. Lì. Un verde oliva. Un verde cromo, un verde permanente, un viola, un'ocra e una terra d'ombra. Un'ocra bruciata e del nero.
Tenete conto che l'uso del nero in Cézanne era molto predominante nella prima fase della sua vita pittorica. Poi, man mano che si è schiarita la tavolozza verso la fine dei suoi anni, lo usava meno, più che altro per sottolineature, che poi vi farò vedere e spiegherò il perché. Userò pennelli piccoli, ovviamente, le dimensioni del quadro. In genere Cézanne utilizzava formati di 60x70, 70x70, 80x70, quindi ho un pennello che si rapporti bene alle dimensioni di questo piccolo quadretto. E si va ad iniziare. Un'altra cosa devo dire. Nella prima parte di Cézanne la pittura era materica, quindi molto più asciutta, più densa. Qui diluiva il colore. Ci sono due possibilità, o l'uno o l'altro. Olio di lino crudo, intingeva una goccia, metteva una goccia di lino crudo con il colore, oppure olio di papavero. Io ho l'olio di papavero, quindi utilizzerò quello. E adesso si va ad iniziare. Considerate che Cézanne usava poco il bianco, l'ultimo Cézanne, e lasciava delle parti di tela scoperte e che fungevano da bianco. Adesso vedrete. Sto cercando di sporcare un po', i colori non erano mai nitidi, ma abbastanza sporchini. Le pennellate erano tutte parallele. Non a caso lui lavorò in banca, come bancario. Mi pare che il pennello sia leggermente grosso. Adesso provo a usarne uno leggermente più piccolo. No, troppo piccolo. Ritorniamo al precedente. Non ho una misura intermedia, quindi mi devo adattare. Aggiungo un po' di verde permanente scuro che ho precedentemente citato ed era questo qua. Questo qui. Perché sento che manca qualcosa. È ancora troppo pulita, il colore è ancora troppo intenso, quindi devo sporcarlo un po'. Proviamo con del bruno, della terra d'ombra. Forse ci siamo. Non mi piace ancora, aggiungo un po' di nero. Questa è la tavolozza. Come vedete lascio delle parti bianche che fungeranno da bianco, senza dover utilizzare il bianco stesso come colore. Adesso do un fondo, grosso modo sto formando il cielo però ha diverse gradazioni. Ho dato un fondo di riempimento, riempitivo, chiamatelo così. Adesso creerò degli effetti prospettici, poi dipingerò Mont Sainte-Victoire, che è questa roba qua, e verrò avanti col paesaggio. Ma la curiosità è che man mano che vengo avanti i colori si ravvivano e nel contempo si inscuriscono e definiscono meglio le varie la struttura quasi geometrica del paesaggio. Ricordatevi che vi dicevo che Cézanne non dipinge tanto la realtà, l'ultimo Cézanne, in quanto quello che dipinge diventa astrazione, quindi è tutta un'altra cosa.
Preparo un fondo che lavoro così per dare la base del cielo. Ho necessità di abbozzare un po' un Mont Saint-Victoire per portarmi avanti con un primo elemento prospettico, così potrò successivamente lavorare di nuovo sul cielo. Allora inizio con Mont Saint-Victoire, diciamo c'è una parte scura perché una nuvola inscurisce la cima, mettiamola così. Uso un po' di terra di siena bruciata. Come vedete di tanto in tanto intingo nel ciottolino per diluire con un po' di olio di papavero il colore, perché scorra meglio. Adesso qualche elemento geometrizzante. Un colpo di nero qui. Laviamo il pennello. Vedete come la pennellata rimane bella fluida? Lui intersecava a delle pennellate tutte parallele, ogni tanto qualche colpo, l'effetto nuvola per esempio, osservate, poi lo definirò meglio, quindi una cosa così. Veniamo avanti per elementi prospettici. Lui sottolineava di tanto in tanto con del nero ma a volte misto con viola, questa è una cosa che ho notato. Altro elemento geometrizzante. Man mano che vengo avanti, qui nella parte bassa, in primo piano, il colore in Cézanne diventa più nitido.
Ricordatevi che questa è la sintesi di un paesaggio, non è l'impressione di un paesaggio, tendo a precisare, sono due cose apparentemente simili, ma non lo è. La sintesi è qualcosa di più geometrico, qualcosa di più programmato. Ecco l'importanza di Cézanne. È quasi terminato. Sento che manca una sottolineatura qui. Cézanne l'avrebbe messa. Accidenti. Ecco, già così mi piace di più. Allora, io direi che qui è un Cézanne possibile, è un Cézanne a buon punto. Non ho la pretesa di essere Cézanne, non sono un copista, però potrebbe essere un Cézanne. Ecco, una cosa che dovrei dire, siccome il video è abbastanza lunghetto, molto probabilmente le scene verranno spezzettate per comprimerle un po' nei tempi. Potrebbe esserci un'altra versione completa con velocizzazione a latere, vedremo più avanti se sarà possibile farlo. Mi sono anche chiesto come potrebbe essere un Mont Saint-Victoire secondo Alberto Milano e ho provato a mettere giù questa cosina qua che vedete qui, giudicate voi. Questo l'ho dipinto secondo il mio istinto. È un possibile Mont Saint-Victoire che io non ho mai visto dal vivo. Allora, in conclusione, questo è il primo di quello che potrebbe anche essere una serie. Non so, sto pensando più avanti. Saranno performance molto rare, questo lo posso sottolineare. I prossimi che potrei rappresentare, che conosco abbastanza bene, sto pensando Van Gogh, Toulouse-Lautrec, poi si vedrà. Arrivederci.